Ciao da Fulvia e ben ritrovati in Blue Spin Art. Un saluto speciale anche alle nuove amiche e nuovi amici. Ho realizzato da pochissimo questo cardigan, vedete il video appena pubblicato proprio sul mio canale ed è la versione estiva in cotone di un precedente cardigan che ho fatto qualche mese fa in lana. Volevo però concentrarmi su un particolare, e cioè questi 3 bottoncini che ho deciso di inserire proprio su questo modello. Sono bottoncini semplici, fatti sempre in crochet. Volevo una chiusura che si vedesse, ma nello stesso tempo non andasse troppo a modificare l'aspetto leggero e gioioso anche dei colori utilizzati, e quindi ho trovato come modello questi piccoli bottoncini, e quindi è un inserimento veramente facile che potete utilizzare su diversi altri capi. Questi bottoncini sono velocissimi da realizzare, si utilizza soltanto un giro a punti bassi. Sono anche poco invasivi, cioè potete adattarli a più capi e non stravolgono troppo il gusto della vostra creazione. Quindi se avete bisogno di una chiusura semplice che si completi sul vostro capo senza dare, come si può dire, troppo nell'occhio, questa è la soluzione migliore. Li potete fare nella grandezza che volete, perché basta poi aumentare di giri qualora lo voleste, ma per una cosa più contenuta e proprio essenziale, questa è la soluzione migliore. Vediamo quindi questa velocissima realizzazione. Io vi consiglio di utilizzare un cotone o comunque un filato un po' rigido, o se non altro particolarmente spesso, eventualmente unite e agganciate tra loro più filati. L'uncinetto, io in questo caso è un 3,5, 4 a secondo del filato che utilizzate, ma diciamo che non è così fondamentale, a secondo della vostra praticità. Adesso vediamo appunto come utilizzarlo. Come primo passo, vedete, questo è il mio bottoncino finito. Girate il filo, io lo blocco sul dito indice, in questo caso io l'ho girato 12 volte. Se volete che i vostri bottoncini abbiano tutti la stessa misura e lo stessa compattezza, lo stesso spessore, il numero di giri naturalmente è uguale per tutti. Quindi io un primo giro l'ho fatto, vado a 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con l'ultimo giro, tenendo bloccato il mio mini gomitolino, introduco l'uncino nel foro, tiro su il filo e blocco tutto e mi aggancio con un punto bassissimo, e quindi blocco il mio pacchettino appena creato. Ora salgo di una maglietta ed entrerò nel medesimo buco per 10 volte. Nel mio caso il filato ha questo spessore, e quindi per coprire tutto la mia piccola spoletta entrerò 10 volte.
può essere che voi arriviate a 12 o magari anche di più a secondo dello spessore del filato. Ovviamente ci tengo a ripetere, se eseguite 10 entrate nella vostra matassina, tutti i restanti bottoni che farete avranno gli stessi giri. Io sono arrivata a 2, 3, 4, 5, 6. Vedete, sto entrando semplicemente con un punto basso nel centro. 7, 8, 9 e vedete sono già anche riuscita a integrare la codina che era fuori e quindi ho già davanti agli occhi il mio bottoncino praticamente finito e arrivo con l'ultimo ecco, questo è il mio piccolo bottoncino praticamente concluso. Finisco il giro entrando con un bassissimo nella prima maglietta. Questo è il mio terzo bottoncino. Uno l'ho già attaccato, uno l'ho finito prima e questo è l'ultimo che inserirò sul mio cardigan. Lasciate una coda al vostro filo, tagliamola, recuperiamo una forbice, eccoci qua. E questi sono i miei due bottoncini. Vedete, è proprio una soluzione molto efficace, velocissima, semplicissima, tutti gli issimi che volete, perché effettivamente risolve spesso una problematica proprio in termini di chiusura, soprattutto di un cardigan. In questo caso, essendo estivo e sicuramente di cotone, ha questo gusto con il fiorellino, ma ciò non toglie che potete ovviamente utilizzarlo e farli anche con una lana e un altro genere di filato. Ora, con l'aiuto di un ago, basterà posizionarlo direttamente nella posizione che desiderate, lo agganciate dietro entrando e uscendo e completate così la vostra creazione. Un lavoro velocissimo che può tornare utile in qualsiasi momento, anche perché no, per abbellire o decorare anche una vostra maglia. Se volete, come dicevo anche a inizio lavorazione, potete anche aumentare di giri e creare una margherita e un fiorellino più grosso. Spero che questa piccola lavorazione possa esservi d'aiuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Fulvia.